serviva per separare i materiali. Quindi una volta che il materiale veniva portato alla zecca, io dovevo pagare anche il cambio, quindi dare una parte di argento, consegnarla per avere la mia quota d'argento. Ecco, immaginatevi il lavoro e io penso anche la difficoltà, la fatica. Ok? Questo, a me piace sempre dire, immaginatevi profondità della terra, una pentola a pressione, ok? Pentola a pressione con la valvola di sfiato, no? Dove esce il vapore. A un certo punto, per qualche motivo, così a noi un po' sconosciuto, questa valvola si apre e il vapore viene spruzzato a velocità e a forza dentro la roccia. In questo modo si mineralizza la galena viene spruzzata, diciamo, contro la roccia e si trova una strada dove mineralizzarsi. Qui è successo in vena, come vi ho fatto vedere prima, si è mineralizzata in granuli, in mosche, i minatori le chiamavano le mosche. Ok? Ok. Bene. Se volete venire più vicini, facciamo cambio. Occhio ai gradini, mi raccomando. Avete visto tutto? No, volete venire lì? Sì. Se riesco a vedere, grazie. Mi raccomando, attenzione. Deve essere stato difficile, faticoso, perché in piedi su non stai, devi lavorare tutto piegato, sì. È polvere, fatica a respirare. E questa è la galena. Se vuoi che illumini qualcosa me lo dici. Ho detto che sabato ci troviamo per via Romagna. Grazie. Figurati. Ecco, attenzione. Si va un po' dappertutto. Adesso guardate qui. Qui sembra di un altro colore, ma in effetto lì ci piove, passa l'acqua, ok? Qui invece filtra nero. Guardate, questa è galena, questa è tutta galena. Quindi una volta che loro trovavano un inizio, la seguivano, guardate. Sì, è proprio un filone che a un certo punto si esaurisce. Capito. E qui è stato fatto questo segno. Potete venire, non puzzo. Non so. Qui da fare. Solo che abbiamo un po' di difficoltà a camminare. Ecco, qui, vedete, questo segno, e poi ve lo faccio vedere meglio di là. Questo è un'indagine, si chiama un'indagine mineraria. Vuol dire che qui è passato un tecnico, che era sicuramente un tecnico del principe vescovo, e ha detto: ma come, qui non ce n'è più, proviamo a vedere, è un'indagine. Se ci fosse stata della galena l'avrebbero vista, ma soprattutto, occhio qua, qui finisce perché non ce n'era più. Questa è un'altra indagine, venite. Questo è un altro modo molto simile, più esteso, per verificare se qui ci fosse del materiale interessante. Se lo troviamo da una parte di questa galleria, lo dobbiamo trovare anche dall'altra, vedete? Ecco, questo era un modo per sondare, indagare la roccia e vedere se qui dietro ci fosse un filone di galena. Sergio, tutto bene? Sì. Sergio dice che questo era
un segno del già pagato. Cosa vuol dire? Vuol dire, secondo lui, che qui è arrivato l'ingegnere minerario che ha lasciato questi segni come segno indelebile che tutto quello, il materiale da qui indietro è stato pagato. Mentre se io avessi avuto questa concessione, se fossi andata avanti avrei dovuto pagare il dovuto, la decima, da qui in avanti. Ok? Ecco, adesso vedete voi, io credo più all'idea che questa è un'indagine mineraria per capire se chi lavorava qui ha detto boh basta, non mi interessa più, oppure se qui c'era ancora del materiale interessante. Ok? Bene, occhio a dove mettete i piedi. Se vuoi, tengo la luce. Prego. Attenzione. Allora, una cosa che posso dirvi è che la ditta di Bergamo, subito dopo aver fatto le indagini iniziali, aveva capito che questo era un posto molto interessante per loro, perché loro erano interessati al piombo. E questa galena ha una percentuale piuttosto elevata di piombo. E seconda cosa che interessava molto loro era che qui la galena non si abbina alla calamina. La calamina è un altro prodotto, un altro minerale che, se abbinato alla galena, rende la separazione dei singoli materiali molto difficoltosa. Qui invece non c'è calamina, per cui era molto facile separare il materiale dalla E roccia. la percentuale di piombo? Non lo so, però è Era molto maggiore elevata, molto rispetto elevata. alla- Sì, sì, assolutamente, molto molto più Guarda, importante. Ecco, vedete, lì ci sono altre infiltrazioni, chiamiamole così. Bene, adesso, occhio, risaliamo un attimo. Qui è finito, diciamo, il periodo dei 1300-1400, 20 metri siamo oltre. Tutto questo è 1850, ok? Allora, qui cominciamo a vedere infiltrazioni di calcare. E qui ci hanno detto, allora, sapete cosa sono le celle ipogee? No, allora vi consiglio di andare a vederle. Allora, le celle ipogee sono le celle che Melinda sapete che cos'è? È una cooperativa è un consorzio di cooperative che tratta le mele di tutta la Val di Non, e scoperto da fine 1800, inizio del 1900, a metà Val di Non, c'è una ditta che porta via dal terreno a profondità di 300-400 metri sotto le mele, e porta via tutto il materiale di dolomia che serve per fare cemento. Okay. In tutti questi anni hanno creato dei grandi buchi veramente molto grandi, 40 x 30 x 20, che sono delle caverne molto molto grandi, che Melinda, con vari studi eccetera, ha deciso di utilizzare come deposito delle mele, per evitare di dover continuare a costruire magazzini e quindi adoperare un sacco di energia per refrigerare eccetera. Essendo a 400 metri, dai 3 ai 400 metri di profondità, con dei piccolissimi interventi sono riusciti a isolare queste celle, chiuderle, fare in modo che
subito dopo la raccolta le mele possono essere messe lì dentro, chiuse, diciamo sotto vuoto in qualche modo, e lasciate lì. Il processo di maturazione in queste celle è molto molto rallentato, per cui le mele quando servono vengono portate fuori e lavorate per essere vendute. Praticamente adesso Melinda mi sembra sia presa 35 di queste gallerie, ma non solo, visto che la cosa funziona, Trentino DOC produce spumante e i Trentin Grana col formaggio sono 2 o 3 anni che stanno facendo la stessa cosa anche loro. Inoltre, inoltre in una o 2 di queste hanno inserito una cosa che serve per il computer, adesso mi serve. Esatto, bravo, grazie. Ecco, 1 o 2 di queste grotte sono state occupate per depositare, giusto? Sì, ecco, sempre, perché hanno bisogno di tanto freddo, se no si surriscaldano, quindi sicuramente per quello. Ecco, quindi piano piano ci sono varie realtà che stanno lavorando lì. Da quest'anno hanno anche fatto una seggiovia, una funivia, che serve per trasportare le mele. Quindi invece di portarle con i camion dentro questi enormi buchi, le portano con una seggiovia. È visitabile, questa cosa è visitabile ed è unica al mondo, quindi vedete voi. Il tutto per dirvi che i tecnici che hanno realizzato questa cosa sono stati qui, hanno fatto le analisi dell'acqua e ci hanno detto che quest'acqua ha sicuramente 60 anni. È un'acqua che percola e questa roccia è tutta roccia sedimentaria, quindi calcarea, e quindi piano piano, quest'anno è stato un anno abbastanza siccitoso, è piovuto poco e nevicato ancora meno, per cui noi insomma vediamo quando piove tanto qui gocciola continuamente. Ecco, quindi questa è un'acqua che si raccoglie qui dalla roccia. Qui vedete quello che vi dicevo, l'acqua percola, è tutta calcarea e incominciano a formarsi qui delle stalattiti. Le persone alte adesso vi chiedo di stare a destra perché lì ci sono delle stalattiti piccolissime e se noi le abbattiamo ci mettono anni. Ecco, qui c'era, non mi ricordo più esattamente dove, ma ce n'era una stalattite, la più lunga, e chiaramente è stata abbattuta. Questo è quello che si chiama velo e che chiaramente scenderà, ma noi non avremo la fortuna di vederlo. Invece lì dentro è stata trovata, chi ci lavorava ha trovato appunto un deposito di argilla. Con l'argilla, sicuramente, argilla che noi qui in zona veniva utilizzata per isolare le stufe a ole. Okay? All'interno le stufe a ole hanno tutto un giro, un percorso di indirizzo del fumo, no? Per scaldare tutta la stufa. Ecco, con l'argilla veniva appunto chiuso tutti i buchi e facendo in modo che il fumo, il calore potesse girare. Questa invece qui veniva utilizzata per, adesso vi faccio vedere, allora questo l'ha fatto tutti e due, erano dei portalumini, questo è di fantasia, quindi lo mettiamo via, ma questo è sicuramente la forma di un lumino che veniva fatta nel 1400-1500. Se noi etruschi,
in Toscana, ce ne sono tantissimi. Quindi questa è la forma sicuramente che veniva utilizzata per metterci la luce. Ok? Allora, una cosa che non corrisponde esattamente a realtà è l'altezza, perché sappiamo che, allora, prima di tutto veniva riempito con olio di bue, non di maiale, perché il grasso di maiale veniva utilizzato per l'alimentazione umana. Certo. Ok? Quindi mucche, buoi, eccetera, il grasso veniva sciolto e veniva messo qui dentro. Sappiamo che un minatore aveva bisogno di 6 grammi l'ora di grasso. Ok? Quindi qui dentro non ce ne sta così tanto. Ok? Perché qui lavoravano minimo 8 ore. Va bene? Quindi abbiamo provato e qui non ci sta. Quindi la forma è giusta, ma molto probabilmente era più alto. Ecco. Ok? Qui dentro ci mettevano un lumino. Ok? Lo stoppino. Uno stoppino, ecco. Lo stoppino. E in base a quanto si alzava, si immergeva o si staccava dal grasso, avevano più o meno luce. Ok? Sì. Non sappiamo dirvi con certezza se il buco fosse fatto esattamente per questo e quindi per poter appoggiare il lumino per terra, oppure se avesse qualche altra funzione che noi non conosciamo. Allora, sicuramente dovevano appoggiarlo, crearsi delle mensole per poterlo appoggiare, perché appoggiarlo per terra non si vedrebbe una mazza, ok? Sappiamo per certo che un minatore ne aveva uno solo a testa, va bene? In parecchie miniere, chi spiega dice che la gente, i minatori, si creassero delle torce che tenevano in bocca e che accendevano da 2 parti. Non è vero, assolutamente non è vero, nel senso che, non so se avete mai provato a tenere in bocca una cosa anche molto più sottile di questa, per ore, è impossibile, con 2 fuochi laterali. Ma poi pensate, e adesso posso chiederti, mi spegni questa quando ho acceso questo per fare, guarda qui c'è un tasto. Queste sono le chiavi della macchina, non c'entra. Ecco, puoi spegnere. Grazie. Allora, immaginate, questa era la luce che vedevano. Allora, pensate avere 2 fuochi qui, cosa vedo? Cioè il fuoco io devo averlo davanti, perché di lato non mi serve, ok? Ecco, loro, immaginate, con sto stoppino potevano alzarlo o abbassarlo per avere più o meno luce, però insomma... io ho provato a dire, buono, io sono qui dentro, devo cercare la galena, ma non vedo neanche, non lo so, comunque loro lavoravano con queste condizioni, ok? Sicuramente dovevano appoggiarlo da qualche parte perché lavoravano con le mani libere. avevano bisogno di tutte e 2 le Certo. mani, no? Chiaramente per scalfire la roccia. C'è da dire anche che tu togli del materiale e c'è sicuramente polvere, c'è umidità, non avevano i nostri indumenti. Quindi pensate, lavorare qui dentro e non in piedi, perché abbiamo visto in che condizioni lavoravano, che cosa? Sappiamo per certo che la maggior parte di loro aveva grossi problemi di vista. Una cosa che non vi ho detto, qui in questa zona
sappiamo per certo che ci lavoravano una quindicina di persone, quindi non di più, ed erano prevalentemente persone del posto. Sappiamo anche, perché l'abbiamo trovato per scritto, che Principe Vescovo nel 1350 circa si era procurato delle persone che venivano dall'est, che erano persone competenti, perché lì c'erano un sacco di miniere, un sacco di gente che sapeva soprattutto separare il materiale, sapeva come fare a fonderlo. Ecco, quindi sicuramente lui, cioè Principe Vescovo dell'epoca, si è rivolto appunto a delle personali più competenti per insegnare alla gente che lavorava qui, ok? Perché qui la gente non è che ne sapesse tantissimo. Poi un altro dato che sappiamo è che in questa zona, allora, un minatore faceva 10 metri di scavo all'anno. Ok? Per fare 10 metri di galleria ci metteva un anno. Un'altra cosa, aspetta che qui gocciola, un'altra cosa, puoi accendere che così ci vediamo tutti. Grazie, sei stato molto utile. Torniamo un attimo al discorso abbigliamento. Allora, ogni minatore doveva portarsi appresso tutta l'attrezzatura che gli serviva. Dove la portava? Avevano delle funi, sì, no, un cuoio, no, era qualcosa di canapa che si legava alla vita e alla vita legavano tutti i loro martelli, scalpelli, eccetera. Dal punto di vista abbigliamento sappiamo che conoscevano molto bene la canapa, quindi avevano dei grandi grembiuloni molto lunghi di canapa grossa. Perché molto lunghi? Perché li giravano sotto le ginocchia in modo da essere un po' isolati, però voglio dire, il bagnato non è che gli servisse chissà quanto, però insomma funzionava abbastanza. Qui vedete di nuovo altre indagini, vedete? Riga, e dovrebbe esserci anche da questa, ma non l'ho mai verificato. Invece lì posso farvi vedere una cosa, occhio, scendendo, tacco, punta, ok? Non così perché così si scivola. Quindi tacco, punta, fermo lì, o sparo. Qui, ecco, vedete? Qui c'è una croce. Noi in genere, io ho fatto un po' di indagini, ma la maggior parte di noi dice croce, è morto qualcuno. Pensiamo subito a una cosa di questo tipo. Invece questo è un segno distintivo di un agente, di un minerario. Qui è venuto un agente minerario che aveva come segnale suo particolare la croce. Okay? Quindi è un modo che aveva Tizio per dire questo l'ho messo io e qui io sono passato. Da qui partivano le misurazioni di tutto il resto del lavoro fatto. Va bene? Bene. Ecco, troviamo nell'altra miniera, quella grossa lassù, delle croci con scritto C, B. Anche lì si sa il nome che corrisponde a CB, le iniziali, perché si incominciava ad avere qualche materiale in più che veniva raccolto dalla curia del posto, della valle, ok? Bene, adesso mi raccomando, attenzione a scendere, attenzione agli stalactiti, stiamo da questa parte, tacco punta, non abbiamo fretta, quindi guardate dove mettete i piedi. Allora, qui un bimbo dell'età sua mi ha detto, ma qui lavoravano i bambini, ci sono passati i bambini.
Questa è un condotto dell'aria, un sistema di aerazione. Allora immaginate, io faccio una catasta di legna lì, quello che lavorava lì ne fa un'altra, cioè doveva esserci un sistema per far girare l'aria, ok? E queste sono le dimensioni di un buco per l'aerazione. Ma dall'esterno non puoi. No? Però se ci pensi, lì ci sono tutta una serie di altre